Ciao Nicolò, complimenti. Ciao a tutti. Ciao Nicolò, parlavamo prima in studio, probabilmente quella di oggi è stata una delle 3 partite più belle della stagione, sei d'accordo? Ma sicuramente siamo partiti forte, siamo partiti alla grande. Avevano giocato, tra virgolette, 2 giorni fa una partita, l'Atalanta era probabilmente l'avversario peggiore da affrontare con così pochi giorni di recupero, però volevamo mettere subito la partita sui binari giusti e l'abbiamo fatto. Avete conquistato il posto in Champions League, che era l'obiettivo stagionale per quanto riguarda il campionato, avete vinto la Coppa Italia, avete vinto la Supercoppa. Esiste un modo migliore per prepararsi al 10 giugno? Ma sì, diciamo che siamo tolti grosse soddisfazioni. In campionato si poteva fare meglio, abbiamo avuto dei momenti di alti e bassi, però siamo stati bravi comunque a riprenderci in un finale di stagione dove probabilmente eravamo la squadra con il calendario peggiore, a fare così bene. Studio. Sì, ciao Nick, complimenti per il gol, Ciao, complimenti per la partita e l'obiettivo importante che avete raggiunto questa sera. Io qui spesso ho ripetuto nel corso di quest'anno come un giocatore con le tue qualità, conoscendoti bene, secondo me deve avere sempre, riuscire a arrivare quasi sempre, poi riuscire ad arrivare quasi sempre alla doppia cifra di gol in stagione. Mi sembra che tu quest'anno abbia fatto un salto importante di qualità da questo punto di vista, perché ci arrivi secondo me nelle zone importanti pensandoci tra virgolette meno, con i tempi giusti, con meno frenesia, e quest'anno sei riuscito secondo me a fare uno scatto da quel punto di vista. Non lo so se tu sei d'accordo. Sì, assolutamente, grazie mille per le belle parole, ero abituato a Cagliari che ne facevo davvero pochi. Però sì, dai, diciamo che ho imparato a gestire meglio magari quei momenti di frenesia che avevo davanti alla porta. Ora grazie ai compagni riusciamo a portare il baricentro un po' più alto, io riesco ad inserirmi meglio e non sto trovando la finalizzazione meglio dei vecchi tempi. Nicolò, ultimissima domanda, come si vive adesso l'attesa, queste notti che ci separano dalla finale di Champions League? Ma innanzitutto prima dobbiamo pensare ad andare a Torino e fare una partita, perché sarà una partita difficile come quella di oggi. Logicamente siamo tolti un pensiero e avremo il tempo di prepararci al meglio, però con grande entusiasmo, con grande felicità, perché ce lo siamo meritati e quindi ce lo godremo fino alla fine. Grazie. Oggi avete fatto una partita incredibile, forse tra le prime 3 di tutta la stagione, e concentrati su ogni pallone fino alla fine. Anche la partita di oggi era una finale, perché bisognava vincere per andare in Champions League. Sì, la verdad que sí, no era una finale, una partita troppo importante per noi. Secondo me la partita più importante dell'anno, no? Adesso sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto e contento di questa vittoria. Innanzitutto complimenti per l'italiano, bravissimo. La seconda domanda che ti faccio è questa. Tu sei stato uno di quelli che anche nei momenti più difficili ci ha sempre creduto. Da dove nasceva questa fiducia? Bueno, en español. Ok, va bene. Sí, la verdad que yo intento siempre, ¿no?, mirar el lado positivo, no da igual lo que pasa en la vida, porque en la vida hay momentos buenos y momentos malos y siempre hay que mirar el lado positivo. Yo vengo de otro país, de otro continente, tengo una historia diferente y he pasado momentos difíciles donde tuve que aprender muchísimo y a partir de ahí vi cosas que me han hecho pensar que siempre hay que intentar sonreír, ¿no? Mejor sonreír que llorar. Por lo tanto, yo cuando puedo, cuando me levanto por la mañana, doy gracias a Dios porque es un regalo ya levantarse y por lo tanto yo intento ser sempre positivo. Andrea ha detto che lui nella vita guarda sempre il lato positivo, viene da un altro paese, da un altro continente ed è sempre stato abituato ad affrontare le cose difficili. Ogni volta che si alza al mattino ringrazia Dio per l'opportunità che gli viene data e quindi da tutto questo nasce la fiducia che ha avuto poi per questa stagione. Domanda da studio? Sì, ciao Andrea, complimenti. Volevo chiederti, penso proprio questo, che penso che l'entusiasmo tuo, l'entusiasmo di questo gruppo, di questa squadra in questo momento cruciale della stagione è stato fondamentale nel vostro percorso di crescita. Avete voluto sempre, soprattutto in Champions, il desiderio di misurarvi
contro i migliori d'Europa. Quanto sarà importante cercare di vivere questa finale, portare questo entusiasmo a Istanbul e mettervi alla prova probabilmente con la formazione que gioca el mejor calcio en este momento a nivel europeo. Sí, la verdad es que es un grandísimo equipo, juegan muy bien, probablemente el mejor equipo del mundo hoy en día, pero es una final, las finales no se juegan, se ganan. Sabemos que es un muy buen equipo, pero nosotros estaremos ahí el día 10 en Estambul para hacer historia, para representar al Inter. Mira, yo no puedo prometer la victoria, ¿no? Pero lo que puedo prometer es que vamos a morir en el campo, vamos a sacrificarnos, vamos a hacerlo todo para ganar y después el fútbol decidirá, los dioses decidirán, pero yo creo que este equipo ha demostrado que tiene carácter, personalidad, y hemos pasado momentos duros, hemos jugado contra grandísimos equipos y nos toca un partido y yo sinceramente yo creo que trabajando juntos, sabiendo sufrir, porque vamos a defender, vamos a sufrir, tendremos nuestras oportunidades y a partir de ahí el fútbol elegirá quién es el mejor. Giocheremo probabilmente contro la squadra più forte del mondo, però questa squadra avrà l'opportunità di giocarsela e di provare a far male al Manchester City. Le finali non si giocano, si vincono, ha detto Andre, e poi ha aggiunto che non può promettere che l'Inter vincerà la finale, ma quello che può promettere è che l'Inter andrà a morire sul campo, si sacrificherà per fare tutto il possibile per regalare a questa squadra, a questa società, a questi tifosi un sogno incredibile. Andre, ultima domanda che ti faccio, promesso: come si fa ad aspettare fino al 10 giugno? ¿Cómo puedes esperar sin el 10 de junio? No, la verdad que con mucha tranquilidad, ¿sabes? Con mucha tranquilidad. Era importante para nosotros ganar el partido de hoy. Ahora tenemos días de descanso porque es también importante, ¿no? Que llevamos muchos meses sin descansar. Ahora el míster nos ha dado unos días con calma, tranquilidad, que tenemos una batalla el día 10 en Istanbul que sarà meraviglioso jugarlo. Ci sarà un'attesa tranquilla, serena, sono stati mesi difficili ma adesso c'è soltanto grande tranquillità, Istanbul sarà una battaglia e Andre non vedo l'ora di giocarla. Grazie mille Andre. Prego.